Olive fermentate in salamoia alla salentina, naturale e fai da te. L'olivo rappresenta sacralità, immortalità, rinascita, resistenza, fede, abbondanza, trionfo e pace. È tradizionalmente legato all'archetipo del re sacerdote, del sovrano illuminato, dell'unione fra uomo e Dio, ma anche di fusione tra il maschile e il femminile presenti in noi. Olive è un rimedio di Edward Bach, il fiore della rigenerazione che ci sintonizza con la fonte dell'energia, aiutandoci nei momenti di spossatezza e depressione. Ci riconnette con il nostro sole interno. L'olivo è un albero sempreverde, dalle foglie lanceolate e coriacee. Crescono opposte una all'altra e sono coperte da un sottile strato di cera che le protegge dagli agenti atmosferici. Il colore dona un aspetto quasi metallico alla chioma dell'albero. Brilla d'oro alla luce del sole e d'argento alla luna. I fiori sono piccoli, bianchi e delicatamente profumati. Le olive sono i frutti, ricche di minerali, di vitamine A ed E. Contengono numerosi antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi e prevenire l'invecchiamento cellulare. Inoltre, il consumo di olive contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, prevenendo diverse malattie a carico dell'apparato cardiocircolatorio. Amo la praticità e benefici della lattofermentazione, per cui utilizzo il metodo della salamoia. In questo modo evito le lunghe procedure di deamarizzazione. Nel tempo le olive perdono l'amaro addolcendosi, diventando gustose. Le olive in salamoia sono lattofermentate se non vengono pastorizzate, trattate con soda caustica e si seguono le corrette procedure. La lattofermentazione rafforza il sistema immunitario, mantenendo intatte vitamine e minerali presenti negli alimenti, accresce le difese immunitarie e aiuta a combattere le malattie infiammatorie. Inoltre aumenta la durata del cibo. La lattofermentazione è una fermentazione spontanea, ovvero non necessita di starter. Questo processo avviene attraverso l'azione di batteri dell'acido lattico LAB naturalmente presenti sulla superficie dei vegetali non trattati. Questi microrganismi sono in grado di nutrirsi e trasformare gli zuccheri presenti nei vegetali in l'acido lattico. La salamoia a base di acqua e sale, utilizzata negli alimenti a fermentazione lattica, crea un ambiente anaerobico privo di ossigeno, con pH acido, inospitale per i batteri patogeni. Prepariamo insieme le olive fermentate in salamoia alla salentina, una ricetta di Anna e Fulvia. Si utilizzano vasi con tappi twist off oppure i barattoli di vetro con la chiusura ermetica e la guarnizione, perché l'anidride carbonica che si forma in fermentazione spinge in alto e trova la via di uscita lasciando il sottovuoto, quindi non serve più sfiatare. Se si utilizzano dei tappi normali è preferibile usare dei tappi nuovi, in quanto gli acidi acetici che si sviluppano al suo interno possono aggredire il tappo facendolo arrugginire. Lavare i vasetti senza utilizzare detergenti aggressivi e senza sterilizzare. Essendo una fermentazione spontanea, il vasetto deve essere ben pulito senza residui. I microrganismi presenti aiuteranno la fermentazione. Le olive devono essere raccolte da poco, integre, prive di imperfezioni, soprattutto senza essere forate dalla mosca bianca che vi deposita le uova. Se acquistate le olive al supermercato, lavarle in acqua con aceto non pastorizzato, kombucha o fervida, in quanto vengono trattate per una maggiore conservazione. Se le olive non sono trattate, potete lavarle con acqua e poi asciugarle, oppure tamponarle con un canovaccio per togliere i residui di polvere. I naturali microrganismi presenti nelle verdure aiutano l'avvio del processo di fermentazione. Iniziamo preparando la salamoia. L'ideale sarebbe utilizzare acqua di fonte. Io, non avendola a disposizione, utilizzo l'acqua del rubinetto, facendola decantare 12-24 ore per far evaporare tutto il cloro. Dopodiché la metto in una pentola e la porto ad ebollizione. Nel frattempo peso il mio sale. In questo caso utilizzo una salamoia al 14,5%, per cui sul litro di acqua si utilizzano 145 grammi di sale. Viene utilizzato un sale marino integrale, non iodato, perché lo iodio inibisce la fermentazione. Io utilizzo il sale dolce di Cervia. Quando l'acqua bolle, spengo il fornello, aggiungo il sale, faccio sciogliere tutto e lascio raffreddare. Riempio il vaso con le olive.
In questo caso non utilizzo aromi perché poi successivamente, una volta che sono pronte, se uno lo desidera può condirle successivamente. Con le foglie di alloro si crea la copertina, quindi si ricoprono completamente tutte le olive. Volendo le posso lasciare anche così, come vedete se capovolgo il vasetto le olive non escono. A me piace utilizzare tanto il finocchietto selvatico, per cui prendo dei pezzi di un rametto, li taglio più o meno del diametro del vasetto, leggermente più piccoli in modo da inserirli dentro, e faccio una sorta di croce in modo tale da fissare, da fermare le foglie. In questo modo durante la fermentazione le foglie non si spostano e le olive non vengono a galla. Infine si ricopre tutto con la salamoia che abbiamo preparato in precedenza, che nel frattempo si è completamente raffreddata. Chiudere il vaso con il coperchio e lasciare fermentare per circa 3 mesi. Si possono preparare e mangiare anche dopo più di un anno. In questo tempo l'amaro delle olive svanisce e le olive diventano molto buone, gustose e saporite. Chi lo desidera può condirle con un pochino di olio e degli aromi a piacere. Per me sono ottime e condite con aglio, origano e peperoncino. Buon appetito! Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al mio canale. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao!